Nel viaggio di oggi andremo alla scoperta di uno dei simboli più emblematici di New York e di tutti gli Stati Uniti d'America, la Statua della Libertà. La Statua della Libertà si trova nell'isola Liberty Island e per arrivarci occorre prendere uno dei ferri, uno dei traghetti, che partono vicino a Castle Clinton, presso Battery Park, all'estremità meridionale del distretto di Manhattan. Il nome del parco pubblico, Battery, si riferisce alla batteria di cannoni stanziati qui. Questa infatti era una zona difensiva militare. Allo stesso modo, Castle Clinton era un'installazione militare costruita all'inizio del XIX secolo come opera difensiva. Quest'area fu sede del primo insediamento che diede vita all'attuale città di New York. Si trattava di New Amsterdam, Nuova Amsterdam, il villaggio fortificato del XVII secolo creato dalla Compagnia olandese delle Indie Occidentali, che qui gestiva i propri commerci, controllando anche l'accesso al fiume Hudson tra i distretti Manhattan e New Jersey. Questa zona rimase possesso olandese fino al 1674, quando passò definitivamente agli inglesi. Una data importante che segnò la svolta per questa zona e per tutti gli Stati Uniti fu il giorno dell'evacuazione, il 25 novembre 1783, giorno in cui le truppe britanniche lasciarono definitivamente New York al termine della guerra d'indipendenza americana. Un'immagine divenuta popolare nel collettivo americano è quella del giovane rivoluzionario John Van Arsadale che si arrampicò sull'asta di Fort George al culmine della quale sventolava la bandiera inglese per toglierla e sostituirla con quella a strisce e stelle. Fu nel 1800 che iniziarono i lavori di costruzione di Battery Park. Ci vollero 200 anni circa per dare vita a questo parco artificiale, convertendo a poco le fortezze degli inglesi, come Fort George, in materiale da costruzione. Allo stesso modo, tra il 1808 e il 1811, il sindaco di New York, DeWitt Clinton, costruì Castle Clinton per rinforzare le difese della baia da un eventuale attacco britannico. Nel corso degli anni, però, fu riconvertito per diversi scopi. Dal 1855 al 1890 servì come centro di smistamento per l'immigrazione. Qui in questo periodo arrivarono circa 8 milioni di immigrati e quando le sue dimensioni non furono più sufficienti a contenere questo flusso di persone, il centro venne spostato ad Ellis Island, che visiteremo successivamente. Stiamo andando alla prima isola, Liberty Island, dove è eretta la Statua della Libertà, che rappresenta la celebrazione per l'anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti. Tuttavia, un altro messaggio presente è il tema dell'abolizione della schiavitù. Ai piedi della statua, infatti, ci sono delle catene spezzate, che simboleggiano la liberazione dall'oppressione e dalla schiavitù. La Statua della Libertà fu un regalo del popolo francese agli Stati Uniti per celebrare la loro indipendenza. L'idea venne dalla Società francese contro la schiavitù, il cui presidente era l'intellettuale Édouard René de la Boulaye. La Statua della Libertà fu inaugurata il 28 ottobre 1886. In questo giorno, sia nel distretto di Manhattan che del New Jersey, oltre 1 milione di persone stavano partecipando a questo evento. Centinaia di barche stazionavano nel fiume Hudson e 600 uomini, tra politici e diplomatici, erano a Liberty Island per tenere i vari discorsi di apertura. La statua aveva il volto coperto dalla bandiera di Francia e la persona che in cima avrebbe dovuto togliere lo stendardo era proprio lo scultore francese che realizzò la statua, Frédéric Auguste Bartholdi. Nel momento in cui il volto fu scoperto, iniziarono i festeggiamenti in tutta la baia. A Manhattan, lungo la strada Broadway, dove ora c'è il famoso Charging Bull o Toro di Wall Street, le persone iniziarono a lanciare dalle finestre tanti pezzettini di carta, dando inizio a una delle più grandi celebrazioni che avviene a Broadway ogni anno, la Ticker Tape Parade, il lancio di grandi quantità di pezzettini di carta dalle finestre dei palazzi sul percorso della parata, creando un effetto simile a una tempesta di neve. Oggi si usano per lo più coriandoli. Da questo momento la Ticker Tape Parade viene fatta per celebrare esplorazioni spaziali, onori militari, vittorie in campionati sportivi e presidenti di altri stati. Possiamo vedere gli eventi per i quali avvenne il Ticker Tape Parade nel Canyon of Heroes, il Canyon degli Eroi. È il nome delle oltre 200 targhe di granito nero che commemorano le parate della storia di New York. Le targhe sono incastonate nei marciapiedi lungo Broadway, dall'inizio di Broadway fino a Chambers Street, accanto al municipio. La Statua della Libertà fu costruita in 8 anni in momenti diversi tra il 1876 e il 1884. L'ingegnere a cui fu affidata la costruzione era l'ingegnere francese Gustave Eiffel, il creatore della Torre Eiffel, mentre lo scultore fu Frédéric Auguste Bartholdi, che si ispirò al volto di sua madre per creare quello della statua, anche se ci sono teorie che affermano che il volto sia quello del fratello. Tra il 1884 e il 1885 ci fu il trasporto della statua da Parigi a New York attraverso l'Oceano Atlantico, ma quando i vari pezzi arrivarono qui, il piedistallo su cui avrebbe dovuto ergersi non era stato costruito, perché non c'erano fondi a sufficienza. Fu così che lo scrittore Joseph Pulitzer lanciò una campagna per raccogliere donazioni e riuscì a finanziare la costruzione del basamento. Vicino alla Statua della Libertà c'è un museo in cui è conservata la torcia originale.
Perché si trova lì? Nel 1916, durante la Prima Guerra Mondiale, alcune spie tedesche fecero saltare in aria un deposito di munizione qui vicino e l'impatto dell'esplosione danneggiò la torcia. Da questo momento la torcia, che era la parte più alta della statua, fu chiusa al pubblico. Oggi si può salire fino al piedistallo e alla corona. Quando la statua venne inaugurata nel 1886 era il monumento più alto del mondo. Era di colore marrone perché costruita in rame, però il rame tende ad ossidarsi e quindi iniziò un lento processo di ossidazione che portò a creare la patina di colore verde che vediamo noi oggi. Ciò che vediamo noi ora è la parte esterna, ovvero lamine di rame ossidate, ma dentro la statua è vuota, c'è solo un pilastro centrale che funge da colonna portante. Da questa colonna si diramano barre di metallo che si uniscono alle placche di rame, quindi è come se la statua fluttuasse in aria e quando c'è il vento la dama si muove. Il significato della statua è il seguente: la torcia serve ad illuminare la ragione. Nella mano destra la donna sta sostenendo la dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti del 4 luglio 1776. Sotto i piedi ci sono le catene della schiavitù. La scultura si trova in un piedistallo della stessa altezza. La statua è alta 46 metri, il piedistallo è alto 47 metri, per un totale di 93 metri. Precedentemente, dove ora c'è la statua, c'era un fortino militare. Riempirono il fortino di cemento e sopra costruirono un piedistallo. La statua, dopo essere stata costruita a Parigi, fu divisa e trasportata in 1883 casse, che attraversarono l'Oceano Atlantico per raggiungere Liberty Island nel 1884. Come già anticipato, quando l'opera arrivò qui, questo piedistallo non era pronto, servì ancora un anno per raccogliere i fondi grazie a Joseph Pulitzer che avviò questa campagna. Nell'organizzazione delle donazioni parteciparono anche molti artisti e scrittori che donarono i fondi raccolti delle proprie opere. Tra questi l'artista poeta Emma Lazarus, che scrisse il poema The New Colossus, il nuovo colosso, ispirandosi all'antica statua greca il colosso di Rodi. Mentre quest'ultimo si ergeva come monito verso potenziali nemici, in quel periodo la statua iniziò a significare la protezione nei confronti delle tante persone che stavano emigrando negli Stati Uniti. L'intenso flusso migratorio degli europei verso gli USA durò infatti dal 1820 al 1920. In onore a tutti questi personaggi che contribuirono alla costruzione della Statua della Libertà, sono state realizzate queste statue. Emma Lazarus, che scrisse il poema The New Colossus, Joseph Pulitzer, che raccolse i fondi per costruire il piedistallo, Gustave Eiffel, l'ingegnere, Friedrich August Bartholdi, l'artista e scultore, Édouard René de la Boulaye, colui che per primo ebbe l'idea di fare questo regalo del popolo francese al popolo americano. Siamo arrivati a Ellis Island, un'isola che divenne strategica per gestire il fenomeno dell'immigrazione. L'intenso flusso migratorio degli europei verso gli USA durò dal 1820 al 1920 circa. Dal 1855 al 1890 la gestione degli immigrati avveniva a Castle Clinton, ma alla fine del XIX secolo fu così intenso che si dovette scegliere un posto più grande. Fu così che dal 1892 al 1954 Ellis Island divenne il principale punto d'ingresso per gli immigrati che sbarcavano negli Stati Uniti. Si trattava soprattutto di europei che fuggivano da fame, carestie come la carestia delle patate in Irlanda, persecuzioni politiche e religiose. Di solito il padre o il figlio maggiore della famiglia dovevano emigrare negli Stati Uniti. Il viaggio per le persone meno abbienti cominciava a bordo di carovane per raggiungere i porti dell'Europa occidentale. Una volta imbarcati negli Stati Uniti, queste persone, di solito povere, erano messe nella terza o quarta classe sotto il livello del mare. Non c'erano finestre, l'illuminazione era scarsa e i servizi poco funzionanti. Così viaggiavano dall'Europa a New York, che era il principale porto di arrivo. Nella prima metà del secolo XIX Castle Clinton era il luogo di arrivo, ma durante la seconda metà del 1800 questo luogo era troppo piccolo e quindi si decise di costruire il secondo centro di migrazione, che era proprio Ellis Island. Questo centro aprì nel 1892. Al fine di promuoverlo, la prima persona che venne a registrarsi qui fu una bambina irlandese di 15 anni con i suoi due fratelli più piccoli, una buona immagine per pubblicizzare questo boom migratorio. Questa bambina si chiamava Annie Moore, passò tutta la sua vita nella parte est di Manhattan, il Lower East Side, e oggi è sepolta nel cimitero del distretto di Queens. Le persone di prima e seconda classe avevano ogni sorta di lusso e quando arrivavano a New York scendevano a Manhattan. Quelle di terza e quarta classe sbarcavano a Manhattan, prendevano un altro ferry e arrivavano a Ellis Island. Entravano per la porta principale con tutte le loro valigie, che dovevano lasciare nel primo piano. Per questo il primo piano si conosce come la sala bagagli e attualmente in questo primo piano c'è un'esposizione dedicata a questo.
Dopodiché andavano in un'altra sala, la sala della registrazione, in cui dovevano registrarsi rispondendo a diverse domande: chi erano, da dove venivano. Nel frattempo c'erano dottori e infermieri che visitavano queste persone per vedere se presentavano infermità sia fisiche che mentali. In caso di malattie sospette venivano segnalati con un codice e mandati all'ospedale di fronte, che nel 1890 era uno dei centri medici più moderni. Una malattia degli occhi molto contagiosa era il tracoma e i medici con una pinza metallica alzavano la palpebra per controllare la salute dell'occhio, un'operazione delicata e dolorosa. Parte di questo questionario erano anche domande politiche. Se le persone erano considerate non idonee alla permanenza a New York, venivano detenute. Per questo motivo qui c'era un dormitorio dove le persone trattenute potevano riposare. Gli immigrati trattenuti potevano fare appello, c'era una sala di udienza e l'interessato poteva portare testimoni familiari per difendersi. Ad Ellis Island, tra il 1892 e il 1954, si registrarono oltre 12 milioni di immigrati. Di questi, il 2% dovette tornare indietro e il viaggio di rientro non era pagato dalla cifra già spesa per l'andata. Nel 1920 circa, gli USA iniziarono a varare una serie di misure per regolare le quote d'ingresso e diminuire il flusso migratorio. Il centro rimase in funzione fino al 1954 e nel 1956 venne definitivamente chiuso, finché nel 1990 si decise di adibirlo a Museo dell'Immigrazione. Mi piace terminare questo viaggio con la citazione del sonetto di Emma Lazarus, Il nuovo colosso, in onore alla Statua della Libertà, erta a protettrice degli immigrati. A me date i vostri stanchi, i vostri poveri, le vostre masse infreddolite e desiderose di respirare liberi, i rifiuti miserabili delle vostre spiagge affollate, mandatemi loro, i senza tetto, gli scossi dalle tempeste, e io solleverò la mia fiaccola accanto alla porta dorata. Grazie e al prossimo viaggio!